Ciao a tutti e bentornati su Segreti Turchi. È un piacere avervi ancora qui con noi. Oggi vi portiamo dentro un enigma che ha catturato l'attenzione di moltissimi fan, soprattutto di chi segue ogni passo di una delle coppie più amate e discusse dello spettacolo. Parliamo di una vicenda che ha incendiato i social e acceso ogni teoria possibile. L'anello dal valore milionario di Bar Arduc è scomparso, e lui stesso ha deciso di mettersi sulle sue tracce. Sì, avete capito bene. Quello che poteva sembrare un piccolo inconveniente si è trasformato in un giallo in piena regola, con sfumature da film e colpi di scena da serie di successo. Preparatevi, perché ripercorreremo ogni dettaglio, ogni ipotesi, ogni indizio che finora è emerso su questo strano caso. E prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi e ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei nostri prossimi video. La nostra community cresce grazie a voi, e noi non vediamo l'ora di condividere nuove storie. Ma ora andiamo al sodo. La notizia è esplosa da poco e in un attimo è diventata virale. Bar, conosciuto per i suoi ruoli da protagonista e per quella presenza magnetica che lo ha reso un'icona, si trovava in Italia, dove trascorre parte dell'anno per lavoro e per vari progetti, quando si è accorto che il suo anello più prezioso non era più con lui. Non un gioiello qualunque, ma un pezzo dal valore sia sentimentale che economico davvero rilevante, un simbolo che, secondo indiscrezioni, gli sarebbe stato donato o legato a un momento intimo e significativo. La scomparsa è avvenuta in circostanze inizialmente confuse, un mosaico di spostamenti, cene, incontri, 7 appuntamenti che col tempo hanno iniziato a delineare un percorso, pur lasciando il mistero intatto. La prima ipotesi, com'è naturale, è stata quella della semplice distrazione, una svista, una perdita accidentale. Ma Bar, lontano dall'idea di minimizzare, ha scelto un'altra strada. Ha preso in mano la situazione e ha cominciato a investigare di persona. Questo racconta molto dell'importanza che quell'anello ha per lui. Le congetture non si sono fatte attendere. È stato rubato? È scivolato via in un luogo pubblico? Era legato a un evento, a una serata, a un incontro particolare? L'immaginazione dei fan e dei media ha cominciato a correre, dipingendo scenari diversi, alcuni credibili, altri fantasiosi, tutti con un filo comune: quel gioiello non è un oggetto discreto, attira lo sguardo, e proprio per questo, se fosse sparito in pubblico o durante un'occasione mondana, qualcuno avrebbe potuto notarlo. Bar, figura amatissima e riconoscibilissima, non passa mai inosservato. In linea teorica questo dovrebbe giocare a suo favore nel caso di un furto, perché tentare di rivendere un pezzo così riconoscibile e legato al suo nome sarebbe rischiosissimo. Ma la notorietà ha anche un rovescio, lo espone a ogni sguardo, a ogni mormorio, a ogni telefonino puntato su di lui. La cosa più interessante, però, è la sua reazione. Non è rimasto a guardare aspettando un miracolo. Al contrario, ha iniziato a fare domande, a ripercorrere i luoghi visitati, a collaborare con chi di dovere. Chi lo ha incrociato negli ultimi giorni racconta di un Bar concentrato, discreto, ma determinato, con quella calma lucida che gli riconosciamo sul set quando la scena richiede intensità e controllo. Un vero protagonista di un mistero reale, che sembra scritto su misura per lui. E in tutto questo, come poteva mancare Elçin Sangu? La sua presenza discreta è stata avvertita in ogni passaggio. Chi li conosce sa che, al di là del glamour, il loro legame si gioca sul sostegno reciproco. Elçin, dicono le voci, avrebbe incoraggiato Bar a mantenere la mente fredda, a ricostruire i frammenti con metodo, a non lasciarsi travolgere dall'ansia. È apparsa riservata, ma attenta, vigile, pronta a fare la sua parte senza attirare i riflettori. Non una comparsa nella scena, ma un perno emotivo. I social, prevedibilmente, sono diventati l'epicentro della discussione. I fan di Bar e di Elçin, affezionati e instancabili, hanno cominciato a condividere messaggi di sostegno, a elaborare mappe dei suoi spostamenti, a ricreare il percorso dei giorni precedenti alla scomparsa. C'è chi ha postato fotografie dell'anello, chi ha montato brevi video, chi ha suggerito vere e proprie strategie di ricerca.
La fanbase si è trasformata in una rete di detective virtuali, un esercito capace di riconoscere un dettaglio in un'ombra, un riflesso in una vetrina, un indizio in un frammento di story. Cosa sappiamo davvero di questo anello? Le informazioni, come spesso accade quando si mescolano indiscrezioni e realtà, sono sfumate. Si parla di una lavorazione unica, di pietre preziose, di un design non convenzionale. Alcune versioni suggeriscono che potesse essere un dono, altre lo descrivono come un cimelio, un pegno legato a un momento personale. Quello che sembra certo è il suo valore affettivo, ed è proprio questo a spingere Barr a non fermarsi. Non è solo questione di cifre, ma di significati. In Italia, Barr conduce una vita piena. Partecipa a eventi benefici, a sfilate, incontra creativi, lavora su progetti internazionali, e si ritaglia anche momenti di normalità, una passeggiata in riva al mare, una cena in un ristorante raccolto, uno scatto improvvisato nelle vie di Roma o di Milano. La lista dei luoghi è lunga e rende l'indagine più complessa, un tavolo a lume di candela in un locale elegante, un party privato con pochi invitati, un set fotografico blindato ma frenetico. Ogni scenario apre nuove ipotesi, moltiplica i punti ciechi, allarga il cerchio delle domande. Si è parlato anche di furto premeditato. Qualcuno che conoscesse la routine di Barr, che sapesse dell'esistenza di quel gioiello preciso, avrebbe potuto orchestrare tutto. Ma ad oggi non c'è una prova concreta. La maggior parte delle piste punta alla perdita accidentale o a un furto opportunistico, di quelli che accadono in un attimo, quando la distrazione si infila tra un gesto e l'altro. Ciononostante, l'eco mediatica ha spostato l'attenzione su un fronte diverso da quello professionale. Non sono i set o le premiere al centro del racconto, ma la sua vita privata, la sua capacità di affrontare con equilibrio un'improvvisa mancanza. E qui, ancora una volta, torna Elchin. Chi le è vicino racconta di una donna concreta, elegante nel modo di esserci senza esibizione. Per molti, il semplice fatto che lei abbia mantenuto toni misurati, senza proclami, è la spia di un approccio consapevole, risolvere, non spettacolarizzare. Questo silenzio composto ha alimentato la curiosità, certo, ma ha permesso a Barr di muoversi con meno rumore intorno. Quali sono, dunque, le prossime mosse? L'indagine personale di Barr potrebbe offrire sviluppi nei prossimi giorni. C'è chi sostiene che stia rivedendo le immagini delle telecamere dei locali visitati, che abbia contattato lo staff dei ristoranti, degli hotel, dei set, che abbia richiesto discrezione ma disponibilità totale. Altri parlano di un confronto con boutique dell'usato, laboratori di gioiellieri, negozi di compro oro, perché se qualcuno tentasse una vendita rapida, le tracce potrebbero emergere lì. Intanto, i fan continuano a segnalare, a chiedere, a incrociare informazioni. Questa storia colpisce perché, al di là dei nomi, racconta qualcosa di universale. A tutti è capitato di perdere qualcosa che sentivamo nostro, che aveva una memoria, un peso invisibile. Il panico, l'attesa, la ricerca, la speranza sono emozioni che conosciamo. E se a viverle è qualcuno che amiamo vedere sullo schermo, quella vicenda diventa specchio e racconto insieme. È anche un promemoria. Gli oggetti sono fragili, la sicurezza non è scontata, e nemmeno il successo ci mette al riparo dalle piccole, grandi rotture del quotidiano. Chi conosce Barr sin dagli esordi ricorda quanto lui sappia custodire ciò che conta, soprattutto se dietro c'è una storia. E questo rafforza l'idea che la sua determinazione non nasca dal valore economico, ma da ciò che l'anello rappresenta. Un traguardo. Un patto privato. Un legame. Non è un caso che, nelle conversazioni più sussurrate, quell'anello venga descritto come un simbolo, un filo sottile che collega momenti importanti. In tutta la vicenda, colpisce anche la gestione della comunicazione. Niente clamori eccessivi, niente dichiarazioni a effetto, ma un profilo umano, quasi vulnerabile, che si affaccia per ricordarci che dietro le quinte c'è una persona che si preoccupa, che riflette, che agisce. Questo equilibrio, lontano dagli eccessi, ha aggiunto fascino al mistero. E la discrezione, lo sappiamo,
a volte accende più domande di quante ne spenga. C'è attesa per un'eventuale dichiarazione ufficiale? Certamente. Ma c'è anche una fiducia diffusa, quella che Bar, con la sua tenacia, e con il sostegno silenzioso e forte di Elchin, riuscirà a fare chiarezza. E se una mano potrà aiutarlo, sarà anche quella della sua community, così abile a illuminare le ombre con la forza di tanti piccoli sguardi. Resta il fatto che questo episodio ha già lasciato il segno. Ha spostato il racconto su un piano diverso, ha aperto una finestra su una quotidianità fatta di imprevisti, ha rivelato il lato fragile di chi spesso immaginiamo invincibile. E, in un certo senso, ha riscritto un capitolo della storia pubblica di Bar e, inevitabilmente, di Elchin. Che il finale arrivi presto, e con un lieto ritorno, è il desiderio che serpeggia ovunque, dai commenti sotto le foto ai messaggi privati, dalle fanpage alle chat tra amici. In sintesi, l'enigma dell'anello scomparso di Bar Arduk ha acceso la fantasia e il cuore di molti, scatenando ipotesi e una ricerca personale determinata. Si tratta di un gioiello dal valore affettivo altissimo, forse impreziosito da dettagli irripetibili, e la sua assenza ha mobilitato followers e curiosi, attirando su di lui un'attenzione diversa dal solito. Una soluzione ancora non c'è, ma la volontà di non arrendersi è chiara. E in questo cammino, il passo silenzioso di Elchin, presente e senza clamore, racconta più di 1000 parole. E con questo arriviamo alla fine del nostro viaggio di oggi. Una storia che ci ha tenuto con il fiato sospeso, tra indizi e supposizioni, tra memoria e speranza. Voi cosa ne pensate? Credete che l'anello tornerà al dito di Bar? Avete una teoria che non abbiamo considerato? Scrivetecela nei commenti, perché la conversazione continua sempre. Se questo racconto vi ha intrigato, se vi ha fatto immaginare scene e possibilità, lasciate un like, condividetelo con chi ama i misteri e con chi segue con affetto Bar ed Elchin. E naturalmente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Segreti Turchi per non perdervi i prossimi capitoli di questa e di altre storie. Ci vediamo nel prossimo video. A presto!